Sono le 6:15 di sabato 11 giugno 2022. Mi sto cingendo ad andare all'aeroporto a recuperare i ragazzi di Got Format Puglia che hanno bisogno di un passaggio last minute e mi sono offerto volontario per accompagnarli a Vado. Domani sarà una giornata molto impegnativa e molto importante. Spero che vada tutto bene perché Riccardo si è veramente sbattuto come non mai, credo, per mesi affinché questo evento andasse per il meglio. E ovviamente questo mio anticipo spudorato è dovuto al fatto che l'organizzazione sarà importante, ehm, proprio dettagliarla al massimo, come direbbe lui, massima precisione. Domani sarà un gran giorno. Sono arrivato adesso nella wait zone dell'aeroporto Marconi di Bologna. Fino a tipo 2 anni fa, prima del Covid, non la conosceva nessuno, adesso c'è la fila per entrare, mannaggia, era meglio se rimaneva segreta, pazienza. Sono in attesa dei ragazzi di Got Format Puglia, che arriveranno a breve, e del buon Fence che dovrebbe farmi compagnia nell'attesa, e anche lui dovrebbe essere in arrivo in quest'area qui. Il buon Fence è arrivato! Con lui anche Christian, l'admin di Yu-Gi-Oh! Ita. Siamo praticamente pronti, manca Belli pochissimo. carichi a parlare. Organizzazione Ceci Cocchi, voto 10. 10. Sono le 19:03, i ragazzi di Got Format Puglia non sono ancora arrivati. Siamo qua in trepidante attesa, sempre con i ragazzi. E lì si attende. L'attesa sta cominciando a diventare un pochino snervante, però. Perché, no, sto scherzando. Siamo comunque alla vigilia di uno degli eventi, credo, più importanti della storia qui, Gardi style. Dicevo che Gardi si è fatto un mazzo tanto, ma anche il nostro Fence, a.k.a. Greatest of All Time, a.k.a. 87 Mr. White, ma Fence, no, togliamolo, no, non più, basta. Non lo usiamo più, solo Fence. Esattamente, solo Fence, ragazzi. Mr. White è morto. Era quello che si annoiava. Quello che si Ok, prendiamo nota. Restiamo in attesa, aggiornamenti dopo che i ragazzi saranno arrivati. Dicevi mentre dicevo che i ragazzi di Roma sono già arrivati, li andate a prendere il buon Gardi in stazione, li ha già portati in hotel. Aspettiamo il buon Alessandro Bobba, che non so bene a che ora arrivi, ma lo andremo a prendere anche lui in stazione. E stasera tutti in baracchina a mangiare, a fare aperitivo e se ne abbiamo voglia anche 2 partitine. Bolgia allo stato puro, si sa. Quindi il nostro Bobba lo andiamo a prendere in stazione per la sera. Non lo so, se ha tutto Gardi il programma. Io ok. Ok, così sia. Nel frattempo il parcheggio si è un pochino svuotato. Io sono qua che passeggio sull'asfalto. Ovviamente il buon Fence mi ha chiesto come fai a sta scalzo sull'asfalto. Io gli ho risposto semplicemente sto all'ombra. Funziona benissimo. Veramente per la side. Ma io ho sempre giocato Barne fin dai tempi proprio dei cieli dei furtivi, tempi. quella roba dei Noi gol. ci mettiamo il biscottino, l'emergency, così ti faccio Capro, Zar della Cupidigia, Zar della Cupidigia, emergency, recupero 4000 e poi pesco un altro. Con 4 gialli della Cupidigia, no? No, 3 più un Capro. Ok. No, trionferà Barne, ve lo dico io. Anda Barne sarà quello che vincerà. Anda Barne sarà quello che vincerà. allora fai. Anda Barne sarà quello che vincerà. Per il No, io resto, Tribe lo niente. metto di Per il resto solito. niente, ti devo salutare bro. Massimo ci sentiamo più tardi. No, vai tra, che sono arrivato dalla Puglia, devo aspettare 4 vocali di Gardi. Sto guidando in autostrada in direzione Vado, sono con i ragazzi di Got Format Puglia che sono venuti da Bari fin qua e li sto accompagnando. La strada ancora non è lunga, però dai, si spera di fare una bella serata in balotta, perché per loro che non sanno cosa vuol dire balotta in bolognese vuol dire gruppo di divertimento, e si spera che domani sia l'evento che dovrebbe essere. Ma sì, dai, lo sarà sicuramente.
Finalmente arrivati a Vado, è stata una bella giretta in autostrada. Sono qua con i ragazzi che sono venuti dalla Lombardia, in qua John Doe 297, Mitico Nevio, Ike Gotvio e Danilo. Da Pesaro. Ok, siete venuti insieme? Sì. Per cui lui era in Lombardia. No, noi due e lui l'abbiamo trovato qua. Ok, pensavo foste già insieme. Ok. Questa è la piazza di Vado, dove se il buon Riccardo si candidasse sindaco vincerebbe con una percentuale bulgara, quasi sicuramente. Vero che sei l'imperatore di Vado, Ricky? Ragazzi, siamo carichissimi per domani. Massima organizzazione, massimo pranzo per tutti. Domani state connessi perché ci saranno dei gran colpi di scena. Un abbraccio da I Love Cecicotto. Quello che ha vinto in carriera non ha buttato via. Ha buttato via tutto, il gettone, quello che... Poi un giorno un tipo mi ha scritto: ma ce l'hai? No, però 1000 euro. Poi mi formo da 1,30. Dai, adesso la sera è pronta per la balotta, ci si aggiorna per stasera. Eccoci qua al Baracca, gioco di parole veramente geniale. Questo è un tavolo da 15 dove la balotta di stasera si consumerà, prenotato da Riccardo con largo anticipo. E niente, questo è il nostro pre-torneo pre-sera. Baldoria a più non posso, Alla nostra, ragazzi. Relax prima della battaglia. Esatto, sta un po' imbrunendo la sera. Domani, ragazzi, andrà con un filo di gas. Grande organizzatore. Mitico. Dietro, Galli di fatto. Non si può muovere. 21:15 sono arrivati il buon Leonardo a.k.a. Solaris, a.k.a. Vertigel e il mitico Simone De Giovanni, Snatch Steel 92, direttamente da Milano a Vado, anche lui per questo evento e per far balotta. Ok. Grande Gotvio di persona, piacere Simone. Grande Tommaso. Simone, chi cazzo? E c'è anche Yu-Gi-Oh! Io ho messo Simone, guarda qua, proprio. Sì, esatto, chi cazzo è Simone? Mica lo conosce sto Simone! Lo conoscono tutti col suo nick ormai, Pazzo scatenato. Vabbè. L'ombre che ha scoperto che DB è truccato. mi sono accorto Sì, pure lui se n'è accorto, disselo, pure lui se n'è accorto. Che gente di merda. Ragazzi, io non sono d'accordo con questi due ragazzi, per me piangono e basta. Io non credo che ci sia un algoritmo fatto male, sicuramente, ma è fatto male per tutti. Sono arrivati anche i ragazzi dal Lazio, gli admin di God Format Latina. Ah no, questo è Tommy. Che adesso sono allontanati. Però sì, ormai la compagnia è quasi al completo. Mancano veramente pochi. Domani di Curibo cauta dell'anno. Anche Curibo Lato io volevo toccare. Curibo Lato in teoria è anche legale perché TLM. Però Curibo Lato se l'aspettano, Curibo dalla mano. Cioè, le end trap non ci sono, c'è Curibo. C'è Curibo, vabbè. Golem di lava che è il primo calcio. È vero, dimenticavo Golem di lava, è vero. Ok, il Necomane, l'elefante e il serpente elettrico non li considero. E il Gravekeeper Watcher, è vero. Però Curibo è Curibo, dai. Questo è pre-serata, vi aspetto carichissimi al torneo di domani. Come vedete, massima organizzazione, Massima qualità. massimo rispetto e massima dedizione alla community. Un abbraccio a tutti. Le ore 23:52, ormai stanno tutti quanti partendo, andiamo a vedere la location in anteprima. Vediamo come sarà il luogo in cui si svolgerà l'evento di domani. Stiamo
andando adesso verso il comune. Riccardo mi sta facendo strada e vedremo un po' quindi questa famosa location misteriosa, ma non tanto. Un goat secondo me è molto sottovalutato. Ecco, siamo appena entrati, vanno accese le luci. Oh, soccia. La sala del comune di Vado per il torneo di GOAT più importante dell'anno. Signore e signori, mancano pochissime ore all'inizio del torneo, abbiamo concluso la sala. Come già rilevato nello scorso video, questa è la zona giocatori. Poi abbiamo un'amplissima area buffet composta da 3 sessioni, con la finale all include, che comprende il dessert e le bibite, come vedete, il rifornimento altissimo, slifer red, antipasti primi, ragnello i secondi. Qui proseguiamo, abbiamo dei grandissimi ospiti, c'è la Corte di Padova che ci viene a salutare, quindi instaurerà una partita qui. Qui abbiamo la Judge Station, dove il nostro Judge Davis arbitrerà, la Future Match con cui richiede con la diretta che andrà su YouTube, e per finire una side session, visto che io sono l'organizzatore, The Fit Ricky Gardi e che Lovci Cicocchi, in cui potrete fare una partita contro di me, giocando contro il Chaos Mask, con cui ho vinto con Perfect e tutte 2-0 il National Qualifier di Riccione, e se vincerete potrete prendere delle sorte gastronomiche messe in palio dall'attività Vadesi o dei ticket da utilizzare per spritz e gelati in baracca che consiglio vivamente. Come vedete non manca nulla, ragazzi, si prospetta un grandissimo evento, un abbraccio a tutti. Questa è la presentazione del nostro amico Riccardo a.k.a. Lovci Cicocchi, che si è sbattuto come un mulo per tutto questo. Già lo sapevamo, l'avete visto all'inizio del video, nel mio monologo iniziale prima di partire, ma questo visto dal vivo è tutta un'altra cosa. Sono onestamente stupefatto oltre i limiti dell'estremo. Cioè, io non ho mai visto una cosa fatta così in vita mia. Tanta roba veramente. È sera ormai, adesso fra un po' andremo a Ninna, non si sa ancora ovviamente chi sarà il vincitore di questo grande evento, chi si porterà a casa la coppa, perché nel caso in cui non lo sapeste, c'è la coppa, ragazzoli, c'è la coppa, quindi insomma, e domani sarà un gran giorno. Adesso la nanna ci aspetta, vedremo quale sarà l'esito. Appena fatto colazione al bar di Vado, la dormita è stata ottima e abbondante. Mi sono dovuto comunque caffeinare prima di fare di accingermi a guidare, perché adesso devo andare a prendere i ragazzi pugliesi a Rioveggio, dopodiché cominciamo. Anche servizio taxi prima del torneo. Giornataccia, però ne varrà la pena. Ok, ho portato i ragazzi pugliesi a far colazione, purtroppo non posso intrattenermi con loro perché nel frattempo si è fatto un po' tardi e io ho un judge briefing da andare a fare, quindi adesso mi sono incamminato immediatamente verso la location del torneo. Qualcuno già è arrivato. Sto guardando la strada, non vi preoccupate, sto tenendo il telefono fermo, ok? Per chi stesse vedendo, no, io sono una persona brava e attenta e ligia. Vediamo il nostro Gianmarco a.k.a. Glifford, membro del team We Love Cicicocchi, che è lì che sta aspettando. Ok, sento già delle voci sotto, quindi sarà già piena la saletta con molta probabilità. Qualcuno... Ah, beh, questo è il buon Ludovico Rizzo,
che è venuto a trovarci come super special guest. Nomi di un certo rilievo. Ok, e questo è. Ok, c'è già qualcuno che, mamma mia, Perazzini, tanta gente. Il buon Giacomo Gaiba, a.k.a. Iago. Bene. Ok. Comincia già a esserci della gente, come potete vedere. Ora io vado a fare accoglienza insieme ai ragazzi. Ecco, questi sono i 2 judge che mi accompagneranno nell'organizzazione. Adesso vado a fare l'accoglienza dei player, dopodiché proseguiremo col documentario. Invito Gianni a venire un attimo. Invito Ferenz e Licia a venire. Allora, prima di tutto voglio ringraziarvi di essere riusciti a venire. Questo è probabilmente l'evento dell'anno, ma credo che lo vediate benissimo da voi. Vorrei innanzitutto ringraziare lo staff che oggi mi accompagnerà, molti di voi non dicono che da solo, oggi sarò supportato dalle varie assistenti, il buon Gianmarco che è venuto spontaneamente con la frusta di Venezia di Napoli. Il VIP della serata, ovvero Riccardo. Oggi lui lo giocherà, oggi lui sarà titolare di un side section lì, a parte che per chi non lo sapesse ancora, potete cercarvi nel tempo libero per sfidare il caos plastico in cui ha fatto Perfect alcuni paio di origini. Nel caso in cui vinceste potete portarvi a casa dei prodotti delle attività produttive malesi. Riguardo al torneo, per prima cosa, visto che siamo sbattuti e lui si è sbattuto più degli altri, per far sì che tutto questo sia perfetto, vi pregherei di mantenere la location pulita, quindi niente cartacei, quindi sfide differenziate di dietro dalle finestre. Per favore, cerchiamo di rispettare la pulizia, il quale si è sbattuto tanto. Lui sarà parlato. Oggi siamo 68 giocatori, quindi ci saranno 7 turni di visita. Il titolo match sarà trasmesso in diretta in YouTube dal canale di Fans con Bologna, dentro Bologna. Un paio di cosette. Per prima cosa ci sono delle piccole novità per quanto riguarda le meccaniche, okay, e gli atteggiamenti da tenere. Per prima cosa non è consentito tenere informazioni extra durante la partita, tipo fogli in cui c'è scritto cosa sai dare, cosa ne sai dare, se cosa del chat, qualunque cosa del genere sarà sanzionata. È consentito mischiare il mazzo di gioco avversario volendo, ma non è consentito
zitto guardando mentre lo si fa. Quindi se uno di noi vede qualcuno che lo fa, provvederemo anche in tal senso. È questo per sicurezza. Bene, ciò detto, io spero, non ci sarà pausa pranzo, io quindi saranno 55 minuti, ma non ci sarà pausa pranzo, dalle 11:30 alle 14:30 sarà allestito un buffet che è stato cucinato tutto da noi. Non ho neanche immaginato lontano, non è stato qui questi giorni. Le ore 4 un giorno lo scopriremo. Quindi dalle 11:30 alle 14:30 buffet costantemente fornito da ricchi. Quando avete fuori guardate, mangiate, ma non ci sarà cosa tanto, giocheremo non stop fino alla fine, ok? Per qualunque altra cosa, pure ora lascio la parola al vero protagonista di questa giornata. Il buffet è cominciato, caprese, crostini con squacquerone e salsiccia. Questi sono gli antipasti. E intanto i miei colleghi judge stanno un attimo tenendo la sala mentre faccio questo coverage. Questo è il turno 1. Siamo 68 giocatori, gran evento. Ci saranno 7 turni di Svizzera Top 8, come ho detto nel discorso introduttivo. Siamo quasi alla fine del terzo turno. Adesso sono qua con Lella, che è la collaboratrice che ci aiuta a mantenere il coverage per la pagina Greatest of All Time. Esatto. E niente, questo evento sta veramente piacendo, il buffet, cioè, se vedeste i vassoi sono tutti quanti finiti, c'è una pila di vassoi finiti, per dire quanto sono stati apprezzati. Beh. Eccoci qua signori, siamo nell'80-95% del buffet, che ha avuto un grande successo. Come promesso, normal salmon, pasta alla norma con pomodori e melanzane e l'abbinata alla sua ricotta salata, trofila matriciana con cipolle e guanciale, filettini di maiale, due di verde, spezzatino sfumato al torto e alette di pollo alla paprika, che è l'unica cosa che si mangia con le mani, quindi va un po' contro il buffet, però l'avete chiesta a non finire, quindi vi ho esauditi. Buona continuazione. Vabbè, io lo so, non posso. Sono arrivate le leggendarie cheesecake del maestro pasticcere Gardi. Per sua definizione sono la sua specialità. Questo è il gran finale ormai di questo pasto che il buon Young Sexy MF il buon Alessandro che Young Sexy MF è molto felice di essere riuscito ad arrivare qua. Come sta andando il tuo torneo? X1, vediamo. 3-1, vai, andiamo.
e uno al quarto turno. Mi ridite questa cosa del Pietro? Allora, io mi chiamo Pietro. Io mi chiamo Pietro. Siamo Ok. sfigati entrambi in una maniera assurda. Figatissimi, cambia nome. Fidati, con un dado abbiamo fatto lui 2 e io 1. Dico solo E questo. siamo 0-4. Sono schifo. Ok. Stiamo per fare la quarta partita. E poteva essere la quinta perché la seconda non l'abbiamo pareggiata di tanto così. Quindi non chiamarti Pietro. Quanto manca? Questa è una dedica per mio nipote che ha appena 8 mesi e si chiama Pietro. Vabbè, ragazzi, con la Stern si arriva anche al game 4 e non è ancora finita. Sì, si vedono anche delle cose carine. Ragazzi, aggiornamento, siamo alla quinta. Ragazzi, questa cosa è bellissima. Quinto game perché hanno fatto 4 pareggi. Fantastico. Ma che cazzo fate la finale? Cioè, queste cose. Ha fatto 4 pareggi. Vale per questi momenti, questi giorni valgono per questi momenti. Vi voglio bene. Bellissimo. Quale dei due Pietro ha vinto alla fine? Io. Che? Ha vinto Pietro. Ho Ha vinto dato Pietro. 6.000. Sì, ma devo capire il cognome perché vi chiamate Pietro Pietro tutti. Vanara. Vanara, ok, grazie. Prego. Che bello. Abbiamo Fenz che ha chiesto perché non era questo il feature match, essendo l'ultimo tavolo. Lo chiedo anch'io. Porca miseria. Lì e portarla qui. Vogliamo un feature match fra sti due mazzi uguali un giorno soltanto per poterlo rivedere. Il prossimo feature match con lui, ecco. E firmeremo autografi, tranquilli. È appena cominciato il settimo e ultimo turno di Svizzera. Ho dovuto dirimere, quasi separare due che fra un po' impazzivano, e anche se non si stavano giocando niente perché erano uno degli ultimi tavoli, però sono situazioni che in un giorno come questo non dovrebbero accadere. Per fortuna la cosa è finita abbastanza in fretta. Adesso vedremo la top 8 come andrà. Nel frattempo alla sfida I Love Cecicocchi con lui e il mitico Nevio e che è Gottfio, che com'è finita? Ha vinto lui, quindi vabbè, però cece, c'è poco da fare. E vabbè, succedono anche queste cose. Feature match, derby, Casiraghi contro Schiagno. Ultimo turno, feature match coi botti. Appena cominciati i quarti di finale della top 8. Qui abbiamo Fiodi contro Ballerini, qui abbiamo Trovato contro Nardi, qui abbiamo Schiagno contro Rizzo e infine Gaiba contro Nardi. Questi sono gli 8 giocatori qualificati. Presto sapremo chi sarà qualificato alla top 4. Qua potete vedere lo schermo gigante del Mantis proiettato. Alla fine la finale e fra i due outsider che non ti aspetti, Trovato e Ballerini. Ovviamente andrà la feature match area, vedremo come andrà a finire. Siamo giunti alla conclusione ormai quasi di questo torneone e sarà questa finale a decidere chi si porterà a casa la coppa. A più tardi per gli aggiornamenti. Arbitrare per tutte queste ore di fila è veramente provante. In questo momento sono le 19:59, sono quasi le 20, il che significa che io ho arbitrato non stop per 10 ore e mezza, senza praticamente quasi pause. Essere judge è soddisfacente, faticoso ma soddisfacente, perché l'evento è venuto veramente bene e insomma ne valsa veramente la pena, come pensavo. I concorrenti della finale non sono ancora arrivati, stanno prendendo un attimo di riposo. Potete vedere anche dalla mia pelle traslucida che fa un
caldo veramente asfissiante, ma d'altro canto quando ci sono 75 cristiani che respirano nella stessa stanza è inevitabile, suppongo. Dai, devo tenere duro solo per la finale, ce la posso fare. Siamo pronti, la feature match area ormai è pronta, aspettiamo soltanto Trovato che verrà a fare compagnia al buon Ballerini, la coppa è qua. Per questa finale io sarò al tavolo a fare il judge da vicino, tenendo i punti con lo score e la cronologia dei cambi di life, come da finale che si rispetta e come da insegnamenti dei miei grandi mentori Lorenzo Gigli e Fabio Severino. A più tardi. Ha vinto l'outsider che nessuno si aspettava, Andrea Trovato da Bologna, si prende una bella soddisfazione. Come ci si sente? È incredibile, cioè non sto capendo un cazzo, vorrei solo prendere la coppa e portarla in giro. No, ringrazio tutti per l'organizzazione, è bellissima, ma poi la cosa importante è che questo era il torneo organizzato dal mio grande amico e per me è incredibile, perché c'è il torneo di Ricky, dopo anni e anni vincerlo per me è un... E guarda, attenzione, siamo nel momento solenne, lo stesso Ricky ti consegna la coppa. E c'è tutti quelli rimasti che sono felici di questa cosa. È un video, È stato un momento indimenticabile. Bologna è la migliore. Bologna è sul tetto d'Italia per un giorno. Che poi lui è l'unico che t'ha battuto in Svizzera, tra l'altro, è l'unico che oggi t'ha battuto. Non c'è un cazzo. Dai, chiama gli altri due, È vero, incredibile. Oh, anch'io voglio fare Bologna. Una foto epica, io invece ho fatto il video perché sono più figo. Allora Ricky, ha vinto l'outsider che non ti aspettavi alla fine. Scusa. Io avevo giocato tutto su di lui. Invece colui che l'ha battuto alla fine si è portato a casa l'intera posta. Te l'aspettavi? Quindi come ti senti a vedere Trovato, l'illustre che improvvisamente si riprende la scena? È tanta roba, Dai. Ecco la conclusione, la gente qua adesso fa scambi di figurine, chiacchiera del più e del meno, ma sono quasi tutti usciti, qualcuno è rimasto, però nel complesso adesso qualche giocatore si offre addirittura di aiutare a sistemare la location, una generosità veramente senza eguali. Il nostro Giammi che ha capito cosa vuol dire arbitrare un evento grosso come floor judge. Com'è stato? Non so voi come facciate a farlo ogni domenica. Ogni domenica no, però insomma una domenica al mese sì. L'avevo già provato il trauma con Regionale di Bologna tanti anni fa, però questo è stato meglio comunque, perché almeno l'hanno vinto. Questo è stato un bel evento, indubbiamente. Qua c'è ancora Trovato che con la coppa che non sta capendo una mazza. Il challenge ai Lovic e Cicocchi sempre in corso, quello non è contro Momo tra l'altro, quindi insomma non uno qualsiasi. Per questo ormai sta per imbrunire il cielo, la sera si avvicina, sono qua con i due fratelli lì. Sì, no, chiedo, allora volevo chiedere, al di là del risultato, spero ne sia valso la pena per l'esperienza. Cioè, queste cose rimangono dentro. Sì, Ricky si è sbattuto,
e tutto merito di Gardi, che si è obbligato a fare tutto. Come fa a essere ancora che sembra così fresco? Non si capisce. Quando gioca evidentemente dimentica tutto il resto. Qua c'hai sempre trovato che non capisce ancora niente, è ancora mezzo fuso. Chissà quanto tempo ci metterà a digerire questa cosa, che ancora non ci credo. Se la ricorderà per tutta la vita. Ciao ragazzi, statemi bene. Stiamo riportando le sedie a posto. Ormai ci stiamo occupando solo della logistica. Stiamo riordinando la location. Il torneo è finito per la serata, poi ci attrezzeremo. Allora i ragazzi dopo il torneo, almeno quelli rimasti, si stanno accingendo a finire la serata in pizzeria. Una pizzeria che è rimasta aperta solo perché Ricky l'ha voluto, cioè questo ancora una volta per farvi capire che razza di potere ha Riccardo in un posto come questo. E purtroppo io non potrò presenziare perché domani ho la sveglia presto, vado lontana ed è un pochino insomma complesso e mi dispiace molto, in questo momento sto rosicando a bomba, ma dovrò salutarli qua. È sempre brutto perché separarsi da ragazzi che insomma sono stati carinissimi. Pensate che alcuni addirittura hanno aiutato a mettere a posto la location, lo vedevate nello spezzone prima, ed erano giocatori non solo lo staff, quindi l'hanno fatto proprio di loro iniziativa per darci una mano. Questo per me vuol dire tanto, è un gesto che per me vuol dire tanto. Ragazzi, statemi bene. Sì, è finita. E niente, questo è stato l'arrivederci. In realtà no, li ho abbracciati uno per uno. Evviva la pandemia che ha cominciato a scemare, perché se no non avrei potuto farlo. E li ho salutati. Sono stato benissimo, loro sono stati benissimi. È stato un torneo veramente indimenticabile, credo che ognuno di loro se lo porterà sempre dentro, e anch'io ovviamente. Questa esperienza è stata qualcosa di indescrivibile. Io sarò sempre grato a Riccardo per il mazzo enorme che si è fatto, a Fans per il mazzo enorme che si è fatto, anche non quanto Riccardo, ma comunque se n'è fatto veramente in maniera enorme. E questo è tutto, gente. E ora mi accingo a tornare a casa mia perché domani mi aspetta una giornataccia e con la sveglia presto. Quindi spero che abbiate che vi siate divertiti e abbiate avuto piacere nel condividere come questa esperienza che attraverso la telecamera di un telefonino, ovviamente non è sempre la stessa cosa di viverla di persona, ma spero che per quelli che già c'erano l'abbiano potuta rivivere, per quelli che non c'erano diciamo si sia ottenuto qualcosa di simile all'essere stati lì. E ovviamente se dovessimo rifare eventi del genere qui da noi in Emilia Romagna, direi che dopo di questa non potete più mancare. E da Vado è tutto, un saluto dal vostro Zeon e ci si vede alla prossima. Ciao!